Ciao, sono Alberto Repetti, pittore e disegnatore. Su questo canale troverai esempi di pittura ed esempi di disegno, considerazioni sulla tecnica e sull'arte, filtrate attraverso la mia esperienza maturata nel corso degli anni. Questo video è diviso in due parti, una più breve, dove ti darò qualche consiglio sulla selezione delle bic da usare. Ti mostrerò cosa potrai ottenere con il tratteggio con la Bic Cristal e con la Bic Large. Queste infatti sono le penne che ho usato per il disegno della tempesta sul mare che occuperà tutta la seconda parte di questo video. Non ti preoccupare se la prima parte ti sembrerà troppo tecnica. Con l'ausilio della divisione in capitoli nella descrizione del video tu potrai andare nel punto del video che più ti piacerà osservare. Un'ultima cosa, siamo ai 100 iscritti quasi e questo è un bel traguardo. Continua a sostenere il canale e iscriviti al canale per essere sempre aggiornato su tutti i miei video. Ti auguro una buona visione. Arrivederci. Eccoci in compagnia di un pacchetto da 10 di Bic Cristal. Quando comprate una Bic, soprattutto se la comprate per disegnare e non per scrivere, è fondamentale comprarne un pacchetto da 10. Perché? Qual è il motivo? Perché le Bic non sono tutte uguali. E per dimostrare questo, e per controllare questo, andiamo ad aprirle e provarle. Ed ecco le nostre 10 penne. Notiamo subito che sono tutte quante riempite con inchiostro nero e tutte quante riempite allo stesso livello. Andiamo a analizzarle. Per analizzarle bisogna prendere una per una e provarle sul foglio. Proviamo la prima e noto che questa non è molto fluida, quindi la terrò da parte per un secondo. Provo la seconda, invece questa è un pochino più fluida dell'altra, per cui la metterò da questa parte. E così discorrendo. Dopo la prova ho notato che 4 penne Bic scrivono un pochino meno fluido delle altre, quindi queste saranno quelle che adopererò meglio quando farò un tipo di tratteggio sfumato. Ma come ricordarmelo? Semplice, prendo uno scotch, ritaglio un pezzettino di scotch e lo metto intorno alla penna nella parte superiore. E così per tutte e 4 le penne. In questo modo avrò 4 penne che io saprò sempre distinguere dalle altre e potrò sempre scegliere in maniera adeguata ogni qualvolta queste mi serviranno. Ma perché mi dovrebbero servire queste penne per sfumare meglio? Andiamo subito a guardare quello che con una Bic possiamo fare, i segni che possiamo imprimere sul foglio e come possono tornarci utile per qualsiasi disegno che noi andiamo a fare. Due penne come la Bic Cristal, che conosciamo bene, e la Bic Large, che ha una punta dello spessore di 1,6 mm. Queste due sono le penne che useremo oggi per fare il disegno e queste due hanno tutte e due delle peculiarità interessantissime che possono essere sfruttate. Ma vediamo nel dettaglio. Allora, innanzitutto il segno. Un segno perpendicolare della penna lascia una impronta di questo tipo. Facciamo pressione, otteniamo una linea un pochino più marcata. Se ovviamente la facciamo meno, ne otteniamo una linea più leggera. Otteniamo così 3 linee che sono 3 possibilità di pressione della penna, quindi sfruttiamole. Sfruttiamole innanzitutto per fare lo sfumato, qualora noi ne avessimo bisogno. Quindi per farlo sfumato la mano deve essere leggerissima, non deve neanche quasi sfiorare il foglio. E procediamo in questo modo. Questo che sto usando è un foglio molto liscio, su cui lo sfumato riesce molto bene. Ovviamente può avere diversi gradi di spessore.
Questo che sto facendo è abbastanza leggero, ma non troppo, perché voglio che il grigio risulti uniforme e ben visibile. Ovviamente, per compattarlo ancora di più, si procede anche con uno sfumato incrociato. Possiamo anche ottenere uno sfumato molto più marcato facendo una pressione media della penna. Tutti i segni della Bic possono essere assolutamente integrati e resi omogenei dalle sfumature successive che si passano sopra il segno. Basta una cosa però, che sia chiara l'intenzione di quale tipo di profondità noi vogliamo dare alla sfumatura. E poi ovviamente c'è anche una sfumatura molto più scura. Come vedete tengo la penna sempre, come abbiamo detto, a 45 gradi. Questa qui è una sfumatura ancora più forte. Se io tenessi una penna in maniera perpendicolare, anche se copissi la stessa parte che ho coperto in questo modo, non otterrei mai un tipo di sfumatura, perché la penna perpendicolare ha solo la capacità di costruire delle linee sì omogenee, ma non che possono essere sfumate, come è nell'intenzione nostra e come noi vogliamo che sia lo sfumato. Infatti questa parte qui posso, dopo averla disegnata, poterla far sfumare ai bordi utilizzando la tecnica che abbiamo visto negli altri 3 passaggi. Ecco qui. E adesso veniamo alla seconda penna, la Bic Large. La Bic Large naturalmente rispetto a questa ha uno spessore assolutamente maggiore. Può essere ovviamente più chiaro e medio di intensità. E ovviamente quando noi dobbiamo fare uno sfumato con questa penna sarà molto più complesso. Non possiamo pretendere di fare uno sfumato molto leggero a meno che ci aiutiamo rendendo più scure le parti vicino e dando l'impressione che questi sia molto più chiaro. Ad esempio, in questo modo. Facendo in questo modo, io poi posso prendere di nuovo la penna e sfumare i 2 segni in modo che quello nel centro risulti molto più chiaro. Le campane stanno a significare che noi siamo nel mondo, non siamo in un mondo a parte. In questo modo qui. Adesso mi piacerebbe mostrarvi un tips che riguarda proprio la penna large, perché se noi la incliniamo di 45 gradi otteniamo un effetto straordinario, a mio avviso, che può essere molto utile in quelle parti di tratteggio graffiato che vogliamo dare qualora noi avessimo intenzione di applicare questo tipo di tratteggio. Vedete, se io la tengo molto inclinata a 45 gradi ottengo questa sorta di graffiatura che crea una texture veramente interessante. Tutti questi tipi di tratteggio, compreso questo che adesso vi mostrerò
li utilizzerò per compiere il disegno che andrò a fare dopo questa piccola introduzione sul segno della penna Bic. Andrò ad eseguire una tempesta sul mare e tutti questi segni che ho utilizzato adesso, compreso questo, saranno quelli che utilizzerò all'interno del disegno. Quindi non vi resta che seguire il piccolo disegno che andremo a fare dopo questa introduzione e stare molto attenti a quando io, nel corso del disegno, userò queste tipologie di tratteggio. Non mi resta che augurarvi buona visione. Dimenticavo di dirvi una cosa. Quando voi riponete una penna a posto, una penna Bic, una penna sfera in generale, dovete porla con il tappo verso il basso, in questo modo.